Ciao a tutti, ci troviamo di fronte al furgone che abbiamo comprato recentemente in Germania. Se non avete visto il video vi metto il link qui sopra e giù in descrizione. È un Fiat Ducato L3 H2, 6 metri di lunghezza, 130 cavalli multijet, è un furgone usato con solamente 120.000 km. Come vedete abbiamo anche una targa temporanea tedesca che ci è servita per importarlo qui in Italia. Come vedete anche dentro è molto spazioso, abbiamo tantissimo spazio, qui abbiamo anche un pannello divisorio che andremo a togliere, ma oggi iniziamo i primi lavori. La prima fase riguarda la coibentazione di tutto il vano posteriore. Andremo a rimuovere questi pannelli e il pavimento che già sono in dotazione e che risfrutteremo, e andremo a inserire i vari materiali per l'isolamento termico e acustico. Iniziamo i lavori. Allora iniziamo subito a svitare il pannello e vediamo sotto cosa c'è. Qui abbiamo rimosso questo pannello e abbiamo rimosso anche questo pannello. Ora andiamo a misurare quanto c'è e a vedere se ci entra il letto che avevamo montato nella Dacia. Vi metto qui sopra il video anche di questa installazione, di questa camperizzazione. Vediamo se il letto ci va. L'idea è di farlo appoggiare qua sopra, abitato, e tenerlo a questa altezza. Perfetto, abbiamo messo la rete, questo è come viene e l'ingombro che c'ha. L'idea è di mettere delle stecche di legno qua, una di qua e una di là, a fare da supporto alla rete. Volendo qui dietro posso guadagnare un po' di spazio venendo più indietro. Quando chiudo la portiera ci avanza 15-20 cm, quindi se riesco a spostarmi più in qua è meglio. Questa è come viene con la rete montata, appoggiata. Ora facciamo una prova con un po' di sedie per capire gli ingombri. Simuliamo che qui ci sta la cucina, qui abbiamo lo spazio per entrare, il tavolo, la panca, qui ci andrà doccia e armadio, qui un altro armadietto e qui il letto. Questi sono gli ingombri che abbiamo qua dentro. Prima di coibentare tutto vogliamo capire un po' ed essere sicuri che le misure tornino secondo i nostri progetti. Qui metteremo un mobile in altro, il bagno con il portapotti e la doccia e niente, più o meno questi sono gli ingombri. Proseguiamo. Ora abbiamo tolto i due pannelli dietro, ora togliamo tutti questi più piccolini e svuotiamo tutta la lamiera interna. Perfetto, a questo punto andiamo a smontare anche il pavimento.
Il pianale piano piano viene pulito, finiamo di dare gli ultimi ritocchi e poi a questo punto, quando abbiamo dato tutta una bella pulita, possiamo iniziare a incollare i primi pannelli per l'insonorizzazione acustica. Ecco fatto, tutto il pavimento bello pulito, tirato a lucido, le pareti sono belle pulite. Ora non ci resta che proseguire con i lavori. Bene, iniziamo ora a posare il sottopavimento. Questo è un sottopavimento termico comprato dalle Leroy Merlin, 5 mm di spessore, alta resistenza termica, e lo andiamo subito a posare. Sopra di esso poi andremo a posizionare il vecchio pianale tutto bello ripulito, sul quale poi metteremo uno strato di sottopavimento e il pavimento lamellare. There is a life I lead in the city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show, somewhere in the grave. When I return from the afterglow, will you carry me like I am gold? Col taglio si va tutto contro, perfetto. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Andiamo a praticare il foro per questo pezzo. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light at home. When I return to my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Ok, ho richiuso il pavimento perché ora con questo avanzo andrò a fare delle striscioline da interporre nelle varie scanalature, così andiamo a riempirlo bene 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 bene. Benissimo, abbiamo rimesso il pavimento sopra lo strato isolante, ora andiamo a fissarlo inserendo gli attacchi giusti. Qui abbiamo le placchette che vanno messe qui, nei vari punti. E qui abbiamo le scatole con i pannelli per l'isolamento acustico. Andiamo ad aprire queste scatole. Ci
sono questi pannelli, Istruzioni. le istruzioni. Vi mettiamo poi il link in descrizione di questo prodotto, li trovate su Amazon. Sono dei fogli adesivi che servono a insonorizzare tutto l'ambiente. A foglio grande lo puoi tagliare. Ecco. Abbiamo in ogni scatola 9 fogli. Questi fogli andranno appiccicati sulle varie pareti e la differenza qual è? Sentite il rumore che fa la lamiera. Questo è il rumore della lamiera. Ora andiamo a installare i fogli e poi vediamo, sentiamo un po' la differenza. Hear the birds and see the sun. E qui il rumore è più metallico, qui già un pochino più duro. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Nella stesura di questo materiale è molto importante andare a levare tutte le bolle d'aria. Bisogna premere tutte queste bolle. In questo modo abbiamo una massima adesione. Vedete? Deve rimanere tutto bello liscio. In questo modo si aumenta l'efficacia del pannello. Sentite il rumore? Qui sono a vuoto. Qui invece suona molto più cupo. Questi sono tutti i pannelli attaccati alla parete. Abbiamo tolto anche dalla portiera tutto il rivestimento e messo i pannelli. Questo è il passaruota senza nessuna isolazione. Sentite il suono. E questo è con l'insonorizzazione. Andiamo a metterlo anche qui sul tetto. Crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. A questo punto proviamo a rimuovere il divisorio, vediamo se viene via bene. Vediamo se viene via. Vediamo un po' se viene. Però questi bisogna stare attenti alla spalla. Quindi va filato da sotto. No, secondo me togli. Passato. È passato la mano verso di te e un po' fuori là. Esci fuori, vai. Ah, sembra più grande, lo vedi? Così il pannello è tolto e abbiamo l'accesso frontale e vai. Perfetto, i lavori procedono bene. Senti come rimbomba bene. Qui stiamo pressando tutto
Abbiamo messo anche qui sopra, sentite la differenza? Veramente notevole questo materiale. La cabina è tutta aperta. Link in descrizione. Questo qui è uno strumento fondamentale perché serve per pressare e levare le bolle. Fai vedere come si usa. Semplicemente in questo modo Schiaccia con una certa pressione, ma nemmeno più di tanta. E viene tutto perfetto. Si leva le bolle, il materiale si irrigidisce e diventa bello massiccio. Abbiamo messo anche il soffitto. Qui ci sarà un oblò e qui un altro oblò. Ci troviamo dentro al nostro furgone che stiamo camperizzando. Come vedete c'è già tutto l'isolamento acustico. Oggi iniziamo l'impianto elettrico. Qui abbiamo tutto il gargarozzo dove passano dentro i fili e andremo a fare tutte le tracce. Andranno poi fatti passare tutti i fili elettrici. Questo va fatto prima di mettere tutti i pannelli isolanti, perché almeno facciamo un lavoro ben preciso e pulito. Andiamo a passare i gargarozzi, come si chiamano? Tubo corrugato. Il tubo corrugato. Abbiamo 25 metri, vediamo se bastano. Perfetto, il filo passa tutto qua dentro, passa qui all'interno, ci sono tutte le clip per fissarlo, passa qui dietro e arriva qua sotto, vedete, e sbuca in fondo. Abbiamo fatto passare tutto qui sopra, qui dietro. Poi andremo a isolare tutto, scende giù dal montante ed esce da qui. Stiamo facendo passare tutti i tubi neri corrugati per far passare l'impianto elettrico. Qui ci sono vari tubi, vari cavi. Sfruttiamo tutti questi passaggi qua. Questi sono pannelli in polistirene estruso da 3 cm di spessore che abbiamo comprato alle Leroy Merlin. Costano poco più di €1 a pannello, quindi dovrete semplicemente fare il calcolo di quanti metri quadri vi occorrono e comprare i pannelli necessari. Questi verranno incollati, attaccati sopra la parete con una schiuma poliuretanica e sopra di questi metteremo un terzo strato. Perfetto, a questo punto non resta che iniziare ad installare questi pannelli per l'isolamento e andiamo a posizionarli e a tagliarli. Tutti i tagli sono preparati, sono pronti per essere incollati, quindi tardi passeremo all'incollaggio di tutti i pannelli usando la schiuma poliuretanica. Abbiamo provato ad attaccare i primi 2 pannelli con la schiuma e l'abbiamo fissati, vedete? È un lavoro molto impegnativo, duro, lungo e complesso, però è anche abbastanza sporco. Questa è una schiuma più che altro che serve per la coibentazione termica, ma la useremo più che altro in queste fessure. Per incollare i pannelli abbiamo preso quest'altra schiuma che è più adatta all'utilizzo e useremo quest'altra. Però prima di procedere andiamo a tappare tutta la finestra con un telo protettivo. Proviamo a montare questi pannelli. Questo va qui.
Perfetto. Bene, questi pannelli li abbiamo messi, li abbiamo puntellati, così aspettiamo che secchi bene tutta la schiuma. Anche di qua sono tutti appuntellati, vedete? E quindi aspettiamo e poi proseguiamo con quegli altri pannelli. Si è fatta notte, ma insomma abbiamo quasi coibentato tutte le pareti con la schiuma e i pannelli. Perfetto, anche il soffitto l'abbiamo messo e appuntellato. Ora aspettiamo che asciughi e poi proseguiamo. A questo punto possiamo iniziare a montare le stecche di legno che vanno qui sopra. Me la vedresti a tenere? Ok, troviamo il letto. Abbiamo posizionato il letto in posizione, preso tutte le misure e ora andiamo a tagliare le tavole che saranno avvitate al telaio, le zampe e tutto quello che ci serve. Questa è una delle tavole del pavimento, ci avrà sotto il tappetino e quindi andiamo a vedere il taglio che abbiamo appena fatto se ci va. È perfetto al millimetro, perfetto. E questa sarà la zampa del letto e qui andrà avvitata un'altra tavola di legno. L'abbiamo tagliata e questa si mette qui in fondo al letto. Perfetto, questo va qua così. Takes more than will. Among the things I like to do, craving is one for two, and the light of the day that passes on will somehow be gone. Allora, abbiamo segnato sul soffitto tutte le misure dove vanno i faretti, dove arrivano i mobili, qui arriva la doccia, la panca, il tavolo, qui ci sono i faretti
vedete è tutto segnato. In questo modo abbiamo un'idea. Qui ci sarà l'oblò, un faretto, faretto, faretto e via dicendo. Qui abbiamo chiuso, ora andiamo a chiudere queste strisciate del soffitto. E mentre completiamo il cielo del furgone, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Se il video vi è piaciuto metteteci un bel mi piace e rimanete connessi per vedere come proseguono i nostri lavori. Grazie per averci seguito, ciao da Tickets for Life!